Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un modulo e quindi un video di conseguenza molto interessante, perché questo modulo, questa tattica viene utilizzata spesso in partite competitive, viene utilizzata da tanti pro player di alto livello e mi sono permesso di riprodurlo un po' a modo mio e devo notare che comunque forse uno di quei moduli che è meno stanca in generale sui football ed è soprattutto sempre funzionale. A differenza di tanti altri, purtroppo questo gioco, come detto milioni di volte, ci porta spesso a cambiare, spesso a modificare mentre con questo diciamo che spesso e volentieri siamo comunque sempre più o meno a posto. Poi magari cambiamo noi il modo di giocare, quindi dobbiamo adeguarci. Prima di andare avanti e di continuare quindi a parlare di questo modulo e di questo video, vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ridotti, passando dal link che trovate in descrizione. Non vi costa niente, assolutissimamente, semplicemente supporterete in questa maniera il canale e a voi non cambia nulla, ripeto, ma per me invece sarebbe una gran bella cosa. E inoltre sono aperti sempre gli abbonamenti. Chi di voi si volesse abbonare, ci sono tanti contenuti esclusivi dedicati per chi decidesse di farlo e a dei prezzi chiaramente irrisori, perché parliamo di veramente pochissimo. A voi non cambia molto la vita, però come già detto a me invece sarebbe un gran bel gesto. Quindi andiamo subito ragazzi a vedere di che cosa stiamo parlando. Eccolo qui ragazzi, questo è il modulo, un famoso 4-3-3 alla fine, solo che anziché essere disposto in linea come è di solito il 4-3-3, quindi aperto, ovvero ve lo faccio vedere, quindi il 4-3-3 classico, questo diciamo che è una sorta di 4-2-1-3 se vogliamo definirla così, o comunque altre tipologie di combinazioni numeriche. Quindi partiamo ragazzi dal portiere e vi dico adesso c'è una tattica secondaria anche da paura che vi farò vedere dopo. Partiamo dal portiere, quindi check, io ragazzi ho lui, mettete insomma un po' chi preferite voi in porta, secondo me lui è il portiere più forte del gioco in assoluto, però se chiaramente non avete lui usate un'altra tipologia di portiere. A destra ragazzi un terzino difensivo, perché vogliamo appunto che la difesa stia lì, stia appunto in difesa, scusate il gioco di parole, però che stia appunto ferma, che i terzini non spingano, tanto che utilizzo a costa curta a destra e a sinistra, come potete notare, un difensore centrale. Quindi un terzino difensivo ragazzi deve avere queste caratteristiche, deve essere veloce, deve essere un terzino che ha una buona difesa e una buona tecnica. Il fondamentale attualmente è utilizzare giocatori veloci. Incontrista ragazzi Mickey Van de Ven qui al centro della difesa, anche lui questa carta fortissima, ho avuto la fortuna di trovarla qualche settimana fa, abbinato con un terzino difensivo o uno sviluppo ragazzi. Vi ricordo sempre le accoppiate, mai due incontristi, due frontali extra, potrebbero ancora andare bene due sviluppo, ma gli altri diciamo stili di gioco accoppiati, quindi uguali, io ve li sconsiglio perché fanno gli stessi movimenti e purtroppo rischia che vi possiate trovare in situazioni in cui avete praticamente il buco in difesa. Quindi io utilizzo lui, ma ripeto, potrebbe andare bene anche uno sviluppo. Qui a sinistra utilizzo uno sviluppo, infatti questa carta l'ho riscoperta di Militao, molto veloce, l'ho un attimino maxata diversamente dal solito, praticamente gli ho messo un pochino più di velocità perché era un pochino più lento e un po' più di difesa, ma gli ho tolto un po' di difesa e gli ho messo un po' di velocità appunto. Molto forte, utilizzo lui come sviluppo, la sto testando e mi sta piacendo, ma se non avete chiaramente questa carta va bene un altro sviluppo, basta che sia veloce e abbia una buona difesa e ho un frontale extra. Io fino all'altro giorno utilizzavo Koundé in questa posizione. Poi ragazzi, mediano collante, anche lui
ottima difesa, buona tecnica, questo è un punto nevralgico, diciamo, del gioco, perché da qui partono le nostre azioni. Il centrocampista, questo mediano, deve saper recuperare palloni e deve saper impostare, e lui comunque diciamo che ha tutte le carte in regola per farlo, molto veloce, quindi va bene. Qui ragazzi utilizzo un incontrista Vieira, perché comunque lui è una carta incredibile, dove la metti a centrocampo ragazzi fa il suo, si fa sentire veramente, ha anche un buon tiro, ha un'ottima velocità, una buona difesa, qualche volta comunque va anche in attacco, quindi si inserisce, ragazzi veramente ottimo. De Paul, giocatore chiave ragazzi, io qui utilizzo un giocatore chiave. Possiamo utilizzare anche un regista creativo, eventualmente se vogliamo magari un appoggio maggiore, quindi meno inserimento ma più appoggio. Io utilizzo questo De Paul ragazzi perché è incredibile, lo trovo in difesa, lo trovo in attacco, crossa, tira, fa tutto, insomma è una carta veramente veramente micidiale. Se non avete lui chiaramente va bene anche un altro giocatore chiave con simili caratteristiche, quindi una buona tecnica, un'ottima velocità, un buon tiro, insomma deve avere questa tipologia di carte, perché qualche volta si troverà davanti al portiere. Qui ragazzi mi sono dimenticato poco fa di dirvi, al posto di Vieira, se non volete mettere lui, o comunque che non ce l'avete, chiaramente se ce l'avete usatelo, ma se non ce l'avete possiamo utilizzare anche un giocatore chiave o eventualmente un tra le linee. Dipende un pochino noi come vogliamo giocare, ripeto, se vogliamo avere un centrocampo magari che spinga di più, oppure un centrocampo un po' più bilanciato per avere più, diciamo, magari fluidità nella manovra e quindi meno offendere meno, ma avere più gioco magari nel centrocampo. Io qui ho testato Modric tra le linee e funziona veramente veramente bene. In attacco poi ragazzi guardate questa accoppiata, senza palla, ok, opportunista e ala prolifica, che diciamo si comporta un po' in modo particolare, perché non essendo appunto un ruolo da ala quello, fa però degli ottimi inserimenti. Poi vabbè, Digno ha una grande tecnica, molto veloce, quindi è perfetto, diciamo. Però ragazzi il senza palla perché il senza palla ci fa dei movimenti particolari, delle volte lo troviamo più avanti, delle volte lo troviamo più indietro pronto a ricevere palla, a volte lo troviamo magari smarcato largo sulla fascia, quindi è molto interessante per questo. Io ho riscoperto questa carta di Bebeto che avevo ormai accantonato da un bel po' di tempo, e l'ho riscoperta perché comunque con i suoi movimenti appunto da senza palla mi crea veramente tanti spazi e comunque opportunità di inserimento per De Paul o Vieira, o eventualmente magari per qualche filtrante, per ad esempio Mbappé. Mbappé ragazzi opportunista, deve segnare ragazzi, questa è la nostra prima punta, deve fare gol, quindi velocità, tiro, finalizzazione, quindi devono essere tutte carte che devono essere al top in questa nostra carta. Se non avete questo Mbappé utilizzate un altro Mbappé, va benissimo uguale. Se non vi piace Mbappé utilizzate un altro opportunista, però ragazzi è fondamentale che sia veloce e che abbia una buona finalizzazione. Qui ragazzi poi invece abbiamo un'ala prolifica, come già detto, va bene anche eventualmente un regista creativo, va bene anche eventualmente un altro opportunista, perché io ho utilizzato fino all'altro giorno anche un altro opportunista e comunque funziona molto bene. Questa carta vabbè è speciale di Digno, chiaramente io l'ho maxata in questa maniera, le ho messo fantasista, istinto attaccante, veramente veramente forte ragazzi. Le istruzioni individuali andiamo subito a vederle, sono il difensivo sul mediano collante in modo tale che stia lì fermo, quindi che non si muova, e il contropiede sulla prima punta, stop. Però ragazzi comunque, come già detto, questo modulo è vero uno dei più funzionali, ma talvolta troviamo degli avversari che comunque ci mettono in difficoltà, e il cambiamento di modulo a partita in corso potrebbe essere delle volte l'arma vincente. È un'arma a doppio taglio, perché potrebbe essere una cosa che improvvisamente ci fa vincere la partita, ma allo stesso tempo ce la potrebbe anche far perdere, perché magari siamo troppo scoperti, o perché magari non riusciamo, diciamo, a impensierire l'avversario con quel
nuovo modulo che abbiamo applicato. Questo è un modulo molto equilibrato, molto bilanciato, soprattutto in fase di centrocampo, e che offende abbastanza bene, ma con la nostra tattica secondaria, che adesso vi farò vedere, andremo all'arrembaggio, quindi magari un modulo da utilizzare quando stiamo ad esempio perdendo, o comunque se non riusciamo completamente a trovare spazi e di conseguenza ci allarghiamo. Eccolo qui ragazzi, un 3-2-2-3 praticamente, 3-2-2-3. L'attacco ragazzi, come potete notare, è rimasto lo stesso. Unica cosa, se decidessi di utilizzare poi per una durata di partita più lunga, chiaramente cambierei Costa Curta, che da CLD non ci fa niente, ci metterei magari un altro esterno, ci potrei abbassare un Digno, ci potrei mettere un Neymar, insomma, o un altro, comunque un'altra ala. Chiaramente Costa Curta non è il suo ruolo, lui è un difensore, e giocherei ragazzi in questa maniera, quindi lascerei 13, un mediano con un centrocampista in modo tale che facciano comunque filtro avanti alla difesa, 2 esterni e 3 attaccanti. Quindi molto molto utile, diciamo, il cambiamento di tattica notato alla partita in corso. E con questa tattica diciamo che mentre con l'altra, come possiamo notare, giochiamo più per vie centrali, con questa invece giochiamo più per vie laterali, quindi giochiamo un pochino più aperti, e può essere sì un danno per noi perché magari l'avversario riesce ad entrare più facilmente per vie centrali, però allo stesso tempo potremmo creare noi dei problemi invece attaccando un po' centralmente e un po' esternamente. Le istruzioni individuali di questa seconda tattica ragazzi sono il difensivo sempre sul mediano, il contropiede sulla punta e in linea bassa sul mediano ragazzi. Perché? Perché chiaramente dobbiamo, quando in certe occasioni dobbiamo difenderci a 4, quindi ragazzi mettere una difesa praticamente più corposa, con anche Gilberto Silva che si abbasserà e con Vieira che andrà comunque a fare lui un pochino il mediano di quella zona. Quindi ragazzi, questo era il modulo. Provate questo abbinamento di queste due tattiche, fatemi sapere che ne pensate. Io vi ringrazio e vi saluto, alla prossima da vostro Luca Taran, ciao.